Il percorso storico escursionistico Grande Guerra Natisone prende le mosse da Castelmonte seguendo il sentiero CAI 747. Un primo luogo di interesse è il Monte Spig, segnato da trinceramenti, postazioni d'artiglieria in caverna e siti come l'impressionante Buse dal Diaul. Con non difficili saliscendi si lambisce la chiesa di San Nicolò e le lapidi originali che ricordano i caduti del 27 ottobre 1917. Rimontato il belvedere di Monte San Giovanni, si continua fino all'articolata postazione per mitragliatrici in caverna di località Clanze. La bella salita del Monte Cum, caposaldo dell'artiglieria italiana e teatro di aspri combattimenti fra il 25 e il 26 ottobre 1917, può essere aggirata a nord grazie alla mulattiera in mezza costa che porta alle diroccate murature di un villaggio di guerra. D'altro canto, storicamente merita percorrere tutto l'anello del Cum, impregnato di scenari, testimonianze e tabelle esplicative. Attenendosi al crinale si supera il monumento cimiteriale di San Volfango, riuscendo a Clabuzzaro. Da qui si sale sul monte La Cima, ampiamente munito di caverne, trincee e nidi per mitragliatrici. Guadagnato il rifugio di Passo Solarie, si onora il monumento a Riccardo Giusto, alpino del battaglione Cividale, classe 1895, primo italiano caduto in combattimento nel conflitto 1915-18. Proseguiamo per il sentiero CAI 746, che incrocia più volte il confine italo-sloveno nello scollinare le alture del Kolovrat, il Pod Klabuk, Passo Zagradan, Monte Piatto, Passo Naverco e Monte Nagnoi. Ci troviamo su un teatro determinante dello sfondamento di Caporetto, dove operò anche l'allora tenente Erwin Rommel. Il comprensorio rappresenta un vero e proprio museo all'aperto transfrontaliero, ricco di trinceramenti, casermaggi, gallerie, strutture e particolarità come il graffito del primo reggimento Genio Zappatori. Dal Kolovrat scendiamo a Topolò, donde risalire per 400 metri di dislivello, CAI 745, all'omonima bocchetta, segnata da elementi trincerati. La cima del Monte San Martino regala un inedito scenario, affiancato dall'arrivo della strada militare, dall'immancabile chiesetta e da una lapide dedicata ai moti del 1848. Discesi a Polava, la parte finale del percorso ci porta con 1200 metri di dislivello sulla panoramicissima vetta del Mataiur, il re delle Prealpi Giulie. Con questa salita ripercorriamo le tracce dei Gebirgler di Rommel, dei soldati slesiani e dei fanti della brigata Salerno, interpretando sul terreno le vicende occorse nelle note giornate caporettiane. Dalla bella vetta del Mataiur manca solo una facile discesa, circa 40 minuti, per completare il tracciato Grande Guerra Natisone presso il rifugio Pelizzo.